Il saggio che è uscito in Francia il giorno stesso del lockdown e che uscirà ora in Brasile parte in realtà da una constatazione molto triviale, che è il fascino che ciascuno di noi credo abbia provato osservando la trasformazione di un bruco in una farfalla, e questo fenomeno mi sembrava interessante perché in realtà appunto si tratta di due corpi, il bruco e la farfalla, che non condividono nulla né da un punto di vista anatomico, né da un punto di vista ecologico, né da un punto di vista etologico. In fondo il bruco e la farfalla hanno due silhouette totalmente diversi, hanno due forme di vita totalmente diverse. Il bruco è un ammasso di tubi digestivi posati su delle zampe d'insetto, la farfalla invece è una macchina fatta per far sesso. L'uno considera la natura un enorme McDonald's dove ha a disposizione qualsiasi cosa per mangiare, l'altro invece riconsidera la natura come uno spazio puramente satiresco, erotico. Quindi sono due ethos totalmente distinti e sono anche due mondi totalmente distinti, cioè il bruco abita in un mondo terrestre, mentre la farfalla appunto abita in un mondo aereo. Nonostante questa differenza morale, cosmologica o ecologica e anatomica, si tratta dello stesso sé, della stessa persona, e questo già è interessante perché in fondo significa che una vita non è mai riconducibile ad un'identità anatomica, appunto non è mai riconducibile a un'identità morale. Noi siamo soliti pensare che il sé sia qualcosa che possiamo stringere attorno una forma di vita, un ethos, un carattere. Invece appunto il bruco e la farfalla ci dimostrano che no, anche da un punto di vista di ethos la vita passa facilmente da una forma all'altra, e la vita non è mai riconducibile a uno stesso mondo. In fondo appunto nella metamorfosi degli insetti si passa da un mondo all'altro, e la vita è ciò che permette di congiungere due mondi diversi. E la tesi del libro è che questa stessa relazione che stringe appunto un sé attraverso due corpi, due forme di vita, due mondi diversi, è la relazione che sussiste tra tutti gli individui di una specie, tutte le specie tra di loro e tutte le specie della terra che abitiamo. In che senso? Appunto, l'idea è che appunto c'è questa stessa continuità assoluta tra tutti gli individui che appartengono alla medesima specie, e la prova di questo è quella metamorfosi che ciascuno di noi ha attraversato attraverso la nascita. In fondo nascere significa appropriarsi di un corpo che ha già, anzi di due corpi che hanno già vissuto, cioè il corpo di nostra madre, la carne di nostra madre e di nostro padre, e sottoporla ad una seconda volta, in fondo, cioè farla vivere una seconda volta. Ciascuno di noi è un enorme riciclaggio genetico e anche appunto anatomico. Il nostro corpo ha già vissuto, è molto più antico di quello che della nostra stessa età. In fondo la nostra carne ha almeno tanti anni quanto a nostra madre, quando aveva nostra madre quando ci ha concepito, ma siccome anche nostra madre è stata, come dire, era la carne di un corpo che ha già vissuto, eccetera. Insomma, quindi l'idea è che c'è questa continuità tra tutti i viventi che appartengono alla stessa specie attraverso la nascita. C'è questa medesima relazione tra tutte le specie, ed è in fondo quello che Darwin ha dimostrato attraverso la teoria dell'evoluzione. In fondo la teoria dell'evoluzione ci dice che tutte le specie sono legate tra di loro da un rapporto metamorfico, ogni specie è la metamorfosi di una specie che l'ha preceduta. In questo, come nel saggio precedente, un po' la strategia è stata quella di prendere quasi alla lettera quello che Darwin, la biologia o la scienza afferma, e tirarne le estreme conseguenze. Cioè il presupposto è che spessissimo la scienza contemporanea presuppone quasi delle
visioni o delle cosmologie che sono spesso molto più surrealiste o immaginative, immaginarie, immaginifiche di quanto lo siano non so, le cosmologie amazzoniche o le cosmologie implicite nelle religioni, nelle grandi religioni mondiali. Quindi l'idea è di appunto prendere alla lettera quanto la scienza propone e cercarne di cogliere nello statuto metafisico. Per esempio nel caso della teoria dell'evoluzione l'idea era: se ogni specie è una metamorfosi di una specie precedente, significa che in realtà ogni specie è in fondo questo enorme patchwork di forme e specie che l'hanno preceduta e che la seguiranno. E questo è evidentissimo per esempio nel nostro DNA, perché sappiamo che il nostro DNA è un bricolage di pezzi che vengono da tutte le forme che la vita ha dovuto attraversare, ha dovuto costruire prima di diventare umana, e spesso anche da forme laterali, perché tramite il trasferimento genetico laterale appunto ci sono pezzi che sono entrati grazie ai virus, eccetera. E questo anche in realtà è evidente ogni volta che ci guardiamo allo specchio. In realtà per esempio noi non c'è nulla di puramente umano nel fatto di avere degli occhi, non c'è nulla di puramente umano nel fatto di avere un naso o delle orecchie. Condividiamo tutti questi tratti con migliaia di altre specie. Questo significa che il nostro corpo ci dà già accesso ad una vita che è solo in parte umana, che è già multispecifica, e che quindi noi siamo una specie di zoo ambulante, siamo una specie di, in fondo siamo noi stessi già biodiversità, senza prima ancora di rapportarci con un pero, un melo, un cane, un gatto, siamo già un insieme di forme che hanno già vissuto, perché la genetica è questo in fondo, cioè, come dire, l'evoluzione delle specie è questo, significa che quasi tutto quello che abbiamo in noi è stata già sperimentata migliaia di volte e che ora appunto vive una seconda, terza, quarta, millesima vita e si apre a trasformazioni future. Ci sono molte resistenze all'idea che la vita che ciascuno cova dentro di sé è una vita che in qualche modo è iniziata molto prima della nascita del nostro corpo e finirà molto dopo la morte del nostro corpo, e queste resistenze sono legate spesso a questioni non di ordine scientifico ma nemmeno di ordine e qualche volta di ordine religioso e qualche volta semplicemente di ordine sociale. Parlavo prima di nascita, in fondo appunto da un punto di vista biologico la nascita è questo, è l'evidenza che la vita che anima il nostro corpo è iniziata prima del momento in cui il nostro corpo è iniziato a vivere. In fondo noi siamo la carne, una carne che ha già vissuto, siamo un codice genetico che ha già dato forma ad altre vite, eccetera, e la resistenza che c'è rispetto a questa evidenza è legata al fatto che per esempio siamo una cultura che si è molto più concentrata sulla morte che non sulla nascita. In fondo se paragoniamo appunto il numero di film, opere anche di natura scientifica, romanzi dedicati alla morte con quelli dedicati alla nascita, non c'è paragone, e questo evidentemente è legato al fatto che siamo in una cultura fatta da maschi per maschi e che quindi ha un po' trascurato questa stranissima cosa che è la nascita, che è il dar nascita ad altri corpi. Rispetto alla questione di nutrire una vita che in qualche modo è una vita d'altri e che vivrà altrimenti dopo il nostro corpo, dopo la morte del nostro corpo. C'è un bellissimo aneddoto di una naturalista ecologista australiana, si chiama Val Plumwood, che è stata attaccata durante un viaggio in canoa su un fiume in Australia da un coccodrillo, e invece di reagire normalmente come avrebbe fatto ciascuno di noi, cioè essere semplicemente spaventata dalla morte, di fronte all'esperienza di diventare appunto cibo per animali
ha avuto come dire, il riflesso di dirsi: ma quello che sto vivendo è irreale, non è assolutamente vero, questo coccodrillo sta infrangendo le regole della natura, perché è impossibile che un uomo diventi cibo per animali. E in questo Van Plumwood ha visto una resistenza metafisica all'idea appunto che la nostra vita possa diventare, in qualche modo possa trasformarsi nella vita di qualcun altro, perché in fondo essere mangiati da qualcuno significa questo, significa come dire, che la stessa vita può dar vita alla specie umana e alla specie di coccodrillo, o a una specie di, come dire, alla vita di un pollo e alla vita di un uomo. E in questo per esempio c'è una resistenza di ordine più religioso, più metafisico che non sociale e culturale. Io sono abbastanza ottimista, nel senso che questa coscienza di appartenere a una vita più grande o di essere attraversati da una vita che è iniziata altrove e che finirà altrove è una coscienza, se la si prende da un punto, cioè in una storia sulla lunga durata, che è appena sorta, perché a partire dagli anni 70 che in fondo quella che chiamiamo il risveglio della coscienza ecologica è nata, dopo il Club di Roma, dopo tutta questa letteratura che ha cominciato a dare segnali di allarme, e si è passati comunque oggettivamente da una questione legata molto e quasi esclusivamente a circoli diciamo molto limitati, a questioni discusse soprattutto dalla scienza, a questioni che sono dibattute da chiunque, a questioni che si studiano quotidianamente all'università. Io insegno storia dell'ecologia a Sciences Po, che è appunto la fucina della classe politica francese, e appunto il fenomeno Greta Thunberg anche ha dimostrato come in realtà siano questioni che animano e che sono molto a cuore dei più giovani. Quindi è vero che da un punto di vista di costumi è tutto ancora difficile, è tutto ancora da cominciare, però è anche vero che sono passati appena 50-60 anni dalla prima formulazione di certe idee, ed è normale che ci voglia un po' per cambiare radicalmente i costumi. In questo credo che più che affidarsi alla sensibilizzazione delle coscienze ci vogliano misure giuridiche forti. Io ero sempre stato, sono stato estremamente colpito, mi ricordo, dalla misura che si è presa qualche decennio fa ormai il divieto di fumo in spazi pubblici, e fu per me un'esperienza impressionante, perché da un giorno all'altro un intero continente nello spazio di 24 ore cambiò radicalmente i propri costumi, accanto a voci che dicevano che sarà impossibile, non funzionerà mai. Eppure oggi viviamo in un mondo in cui ci sembra assurdo che si possa fumare nei ristoranti, nei vagoni di un treno o in aereo. Eppure è bastato una misura, una legge per cambiare radicalmente mentalità e costumi. Quindi secondo me più che la sensibilizzazione culturale bisogna passare attraverso leggi, il diritto è lo strumento più rapido che abbiamo per cambiare il mondo, perché non abbiamo bisogno di cambiare la mentalità, è il cambiamento di costumi che cambia la mentalità e non viceversa. C'è stata una profonda trasformazione nella botanica degli ultimi 50-60 anni, che è legata alla trasformazione interna alla biologia, cioè al fatto che la biologia, a partire dagli anni 60, da quando Lynn Margulis ha riaffermato
che la cellula eucariotica, cioè la cellula che è alla base di qualsiasi forma di organizzazione superiore, è nata per simbiosi, non per competizione o per questo meccanismo di guerra di tutti contro tutti che Darwin pensava fosse il meccanismo chiave dell'evoluzione delle specie. È da questo momento che la botanica è rinata, perché dal momento in cui si riconosce che la simbiosi, la cooperazione, l'interazione tra virgolette pacifica dei viventi è molto più importante nella storia della vita sul pianeta che la competizione o la guerra, che le piante, che sono questi esseri che in realtà in quanto organismi autotrofi non hanno bisogno di uccidere un altro vivente per poter vivere, hanno assunto una chiave e un ruolo epistemologico più importante. D'altra parte c'è stata una rivoluzione interna alla botanica, perché sono state figure appunto come quelle di Stefano Mancuso in Italia, Francis Allais in Francia, Anthony Trewavas in Inghilterra, che hanno trasformato questa scienza, che era un po' una scienza Cenerentola nelle scienze della vita, che era un po' persa nella classificazione della diversità vegetale, invece ne hanno fatto una sorta di nuova metafisica alternativa del vivente. Nel caso di Stefano Mancuso, le ricerche di Stefano hanno rivoluzionato, come dicevi, l'idea stessa di intelligenza, perché affermare che le piante sono intelligenti non significa solo in qualche modo riconoscere un altro statuto a questi esseri viventi che in qualche modo ci sembravano essere viventi di seconda fascia o comunque meno viventi di altre. Significa anche costringerci a pensare a rivoluzionare l'idea stessa di intelligenza, perché se le piante sono intelligenti significa che l'intelligenza non ha nulla a che fare con la presenza di un cervello, non ha nulla a che fare con la neuroscienza, non ha nulla a che fare con la percezione, ma è qualcosa di, per esempio, che investe o che può investire tutto il corpo e non solo una parte di esso, non un organo, ma la totalità dell'esistenza corporea, per esempio. Da questo punto di vista, in fondo, lo studio delle piante è diventato molto più importante dello studio della zoologia per renderci anche sensibili a quest'idea di interconnessione di tutti con tutti. Ma lo saranno, adesso sono i funghi per esempio la nuova frontiera, o i batteri la nuova frontiera per capire in che senso la vita e la potenza della vita non è legata alla dotazione anatomica o fisiologica dei viventi. In fondo è anche uno degli grandi insegnamenti di questa pandemia, se ci pensiamo, da un punto di vista più, come dire, filosofico, di riflessione comune. Le cose interessanti sono state due. Primo, il fatto che l'avvento di questo virus ci ha strappato da questa specie di strano narcisismo negativo in cui l'umanità si era chiusa negli ultimi decenni, cioè noi eravamo passati dal narcisismo di chi si vede alla sommità della creazione, appunto l'uomo come la più sublime delle creature sulla terra, al narcisismo negativo di chi pretende di essere al vertice della distruzione, no? In fondo l'uomo come la più distruttiva delle specie, la più pericolosa, e quindi era comunque una forma di contemplazione della propria eccezionalità, e l'arrivo di questo minuscola creatura che arriva e che è capace di minacciare appunto la vita della specie o della civiltà tecnologicamente più avanzata nella storia della nostra specie, ci dice no, in realtà la distruzione è una potenza distribuita in maniera estremamente generosa in natura e soprattutto indipendente dalla dotazione anatomica o cerebrale. Non serve essere grandi, forti, avere un grande cervello per avere degli effetti incredibili sul pianeta, e questa è la chiave della vita. La vita non è mai, cioè i viventi hanno degli effetti che non sono legati proporzionalmente alla loro dimensione, alla loro taglia, alla loro dotazione anatomica, alla loro fisiologia. In fondo la vita è questo, il fatto che ci sia una disparità tra cause ed effetti incredibile.
Io ho una relazione assieme molto intensa e curiosa con il Brasile, nel senso che il primo libro personale che scrissi ormai 10 anni fa, che si chiama La vita sensibile, è uscita in prima edizione mondiale in Brasile, poi in Francia, poi in Italia, per un caso, grazie alla generosità di qualche amico. Quindi è una nazione, una cultura meglio, con cui ho una relazione molto profonda e duratura di amicizia. Poi appunto, soprattutto per questi ultimi lavori legati appunto a temi più ecologici e biologici, sicuramente la cultura brasiliana è una cultura molto più ricca e più all'avanguardia rispetto diciamo, alla tradizione europea o americana, per due ragioni. Primo, perché è una cultura che si è aperta molto presto allo scambio con le altre forme di culture autoctone e che è stata capace di riconoscere la verità delle tesi che queste altre culture veicolavano. Penso per esempio al lavoro che aveva fatto Bruce Albers con David Kopenaua e alla potenza che ha avuto in questo caso la ricerca antropologica nel riconoscere che appunto tutte le specie sono dotate di una forma di autocoscienza, o ai lavori di Eduardo Viveros de Castro. Quindi c'è una ricchezza e quasi una biodiversità culturale in Brasile che è assente ormai dagli spazi europei. E poi c'è anche una questione quasi fattuale, concreta. Non so, Rio è una città che ha un magnetismo molto particolare, ma che anche ha una storia tale per cui questa opposizione tra natura e cultura, che invece è un po' il portato di qualsiasi esperienza urbana europea, è oggettivamente impossibile. Rio è una città appunto che è adagiata sul mare, ma che ha al suo interno foreste quasi come dire, impossibili in Europa, foreste di una forza che sono foreste in realtà artificiali, coltivate, ma che si sono riprese quasi interamente il diritto a dar forma al paesaggio in qualche modo. Quindi c'è questa, o almeno così l'ho sempre vissuta io, c'è questa specie di coscienza che essere in un luogo significa negoziare il proprio diritto a dar forma a quel luogo con 1000 altre specie, non potersi mai considerare come signori assoluti, come i soli architetti o come i soli paesaggisti di quel luogo. C'è sempre un dover venire a patti con altri paesaggisti che non hanno un volto umano. A me sembra che l'ecologia e l'insieme delle riflessioni che in qualche modo vengono legate a questa corrente, a questa scienza, siano il solo futuro possibile, perché in realtà è l'unica dimensione che può in qualche modo rivendicare una forma di universalismo assoluto. In fondo al di là di ogni divisione tra uomo e donna, neri e bianchi, europei e non europei, il fatto di essere cittadini di un unico pianeta è qualcosa che viene al di qua, che viene prima di qualsiasi determinazione ulteriore della nostra umanità in qualche modo. Quindi, come dire, rivendicarsi come parte di una vita planetaria significa rendere accessoria o secondaria il resto delle determinazioni identitarie. Poi perché in realtà riflessioni di questo tipo ci aiutano a capire che l'identità, persino specifica, biologica, è sempre un mosaico, un patchwork, una mescolanza, un métissage di identità precedenti. In fondo prendere sul serio Darwin significa in realtà prendere sul serio il fatto che persino l'umanità è una forma di strano patchwork effimero che ha al suo interno in fondo tratti o identità diverse, o prendere sul serio il fatto della nascita significa rendersi conto che la nostra identità è già una ripetizione
di almeno 2 vite che ci hanno precedute, che quindi è già una mescolanza, che da un punto di vista biologico in fondo in natura tutto è bastardo, e tutto è già impuro, e che qualsiasi rivendicazione di un'identità forte, reale, ontologica è, come dire, è impossibile in qualche modo. Quindi mi sembra che questa sia la sola via possibile per ritrovare un terreno comune di intesa politica e di accordo. Noi siamo molto legati a un'idea di tecnica che è un'idea appunto della tecnologia come un ersatz di una potenza, un complemento extra-anatomico di una mancanza fisica, anatomica, cioè questo mito platonico del fatto che tutte le specie animali hanno potenze innate di difesa, di corsa, di attacco e di guerra, e l'uomo invece è una specie nuda e che proprio per questo possiede linguaggio e tecnologia che permettono all'uomo di sopperire a queste mancanze fisiche o fisiologiche, ed è un mito che ha attraversato quasi tutta la storia della nostra cultura, che è stato fatto proprio dal cristianesimo, che è ritornato molto prepotentemente nella cultura tedesca dell'Ottocento e poi del Novecento. E questa idea, che per esempio è una stessa idea appunto è l'idea che anima tutte le riflessioni sui media, perché è la stessa idea che sta in quello che McLuhan chiamava appunto le estensioni, i media come estensioni del corpo umano, ed è un'idea molto bella, però è un'idea molto narcisistica, perché fa della tecnica uno strumento di umanizzazione del mondo, e soprattutto narcisistica perché riconosce solo all'uomo la capacità di manipolazione arbitraria, volontaria e contingente in qualche modo del reale, quando invece tutte le specie viventi operano in maniera cosciente per trasformare il mondo che le circonda e per riadattarlo alla propria esistenza. Dai vermi alle piante, in realtà essere vivi significa modificare radicalmente lo spazio che ti circonda e rendere questo spazio abitabile quando in realtà non lo era, in fondo. Questa estensione della tecnica a tutte le specie è importante perché primo ci permette di capire che qualsiasi spazio naturale in realtà è un artefatto, uno spazio artificiale. Ogni volta che noi entriamo in uno spazio come questo, che sembra che ha un'aria, un'apparenza di assoluta naturalità, in realtà entriamo in uno spazio in cui ciascuno dei viventi ha modificato, ha cesellato la realtà che lo circonda e negozia quotidianamente con le altre specie la forma del mondo in cui vive, e quindi anche noi dobbiamo imparare a riconoscere che lo spazio che viviamo è uno spazio artificiale e che dobbiamo negoziare questo paesaggio con le altre specie, e che tutto è artefatto. L'aria che respiriamo non è naturale, è qualcosa di prodotta da milioni di piante e cianobatteri che immettono quotidianamente ossigeno nell'atmosfera e che rendono per esempio l'atmosfera abitabile per noi. La natura, tra virgolette, è un enorme laboratorio tecnologico, non solo perché però gli esseri viventi modificano la realtà che li circonda, ma perché in realtà i viventi continuano a modificare tecnicamente se stessi. Quello che chiamiamo sesso, per esempio, che è questa stupenda invenzione per cui la riproduzione di un individuo passa attraverso una manipolazione artificiale, contingente della sua identità, attraverso appunto la congiunzione di due patrimoni genetici distinti. Anche questo è appunto una forma di riassemblaggio tecnico, cioè contingente, arbitrario dell'identità. Quindi questo che significa? Significa che in realtà anche le nostre identità sono artefatte, sono artificiali. Non è vero, io per essere stato creato sono dovuto passare attraverso una specie di manipolazione
di un codice genetico fatto attraverso appunto dei processi particolari e che mi rende in qualche modo un artefatto, qualcosa appunto che non esisteva prima, qualcosa con un'esistenza appunto instabile. Io non potrò prolungare la mia esistenza all'infinito, così come ogni artefatto non potrà prolungare la sua esistenza all'infinito, eccetera. Quindi in realtà dovremmo ripensare la tecnica, ed è questo forse l'elemento più importante di questa idea un po' differenza di tecnica, come non qualcosa che si oppone alla natura, ma come ciò che ciascuno dei viventi utilizza per allacciare dei rapporti con le altre specie. In fondo è questo il portato più importante della trasformazione di tecnica, che dobbiamo cercare di affermare, che la tecnica non è una guerra contro la natura e non è il tentativo di assumere una sovranità sulle altre vite, è sempre lo spazio più rapido o il modo più rapido per instaurare un rapporto, un dialogo con specie diverse dalle nostre. Io credo che in realtà, se posso, dovremmo sbarazzarci dell'idea di generazione, che è un'idea stranissima, come dire, che ha avuto un suo senso a partire dal romanticismo, quando si è cominciato a pensare che i più giovani fossero all'interno di una società, avessero il ruolo di agenti della trasformazione culturale, politica e sociale di un contesto sociale, e questa cosa è andata avanti per 200 anni. Ora non è più così, non potrà più essere così, non possiamo e non dobbiamo più attenderci dai giovani che siano loro a trasformare il mondo, dai più giovani, come dire, gli anagraficamente più giovani, a trasformare il mondo in maniera radicale. In sé l'idea di generazione è un'idea abbastanza fascista, cioè l'idea che esistano delle verità che sono condivise solo in funzione della condivisione di un tempo di nascita, ed è una, come dire, l'idea di generazione è un po' come l'idea di dialetto o di gergo, cioè che ci siano delle verità, per esempio nel caso del dialetto, linguistiche o di sentire, legate all'appartenenza ad un luogo, o ci siano delle verità legate alla condivisione, all'appartenenza ad una professione, che sono esoteriche, non sono in qualche modo condivisibili con gli altri. Quest'idea qui mi sembra appunto non solo stupida, ma anche molto pericolosa, e in qualche modo forse, se il fatto stesso che, come dici, io che non appartengo ai millennials possa essere eletto ai millennials, significa che c'è qualcosa in me che non corrisponde in nessun modo alla mia generazione, e forse questa è la realtà di tutti. In realtà appunto biologicamente il nostro corpo è fatto di pezzi che vengono da generazioni ed epoche diverse. Appunto io sono dal punto di vista genetico ci sono pezzi miei che vengono da mia madre oppure da mio nonno, eccetera, e ci sono pezzi un po' rabberciati all'ultimo momento, quindi sono una specie un po' come un tempio giapponese che ha pezzi antichissimi, pezzi nuovissimi, quindi sono di per sé intergenerazionale, e anche culturalmente ciascuno di noi è intergenerazionale, nel senso che mescola continuamente pezzi che arrivano da mia figlia, per esempio, forme culturali che arrivano da mia figlia, a forme culturali che vengono dal Medioevo. In realtà forse la chiave vera perché qualcosa diventi socialmente condivisa è questa indifferenza alla generazione, questa suprema e sublime indifferenza a qual è la data di nascita di questa idea, qual è
il tempo in cui questa idea ha avuto luogo, ed è tra l'altro forse l'esperienza più bella che si può fare in natura, quando si capisce un po', per esempio, si capisce o si conosce un po' gli alberi. Appena si entra in un bosco ci si rende conto che si è in uno spazio cronologicamente folle, perché in qualche modo è uno spazio non solo in cui gli alberi non hanno la stessa, o le piante non hanno la stessa età, ma ciascuno delle specie viene da epoche totalmente diverse, e che quindi una foresta testimonia di questa discronia fondamentale di tutto quello che vive. E questo è quello che rende viva una cultura, il fatto che un discorso può, come dire, includere in sé appunto idee, espressioni, parole che vengono da età completamente incompatibili, età anagrafiche e storiche.